L'abbiamo vissuto tutti, quasi. Se tu ancora no, un po' di pazienza che arriva. Quel momento in cui per davvero possiamo permetterci la chitarra dei nostri sogni. La sensazione è stupenda e oggi ti racconto la mia. Ciao chitarristi, benvenuti su Shape Your Tone. Sono Alessandro Bianchi e oggi vi parlo dei 5 motivi per cui ho preferito comprare una Les Paul a una Stratocaster e soprattutto perché ho comprato una Les Paul di quasi 30 anni fa. È vero, è una chitarra che non ha bisogno di presentazioni, ma voglio comunque parlartene un po'. Eccola qui, l'avete sentita in un sacco di video ma ancora non ve ne avevo parlato. Si tratta di una solid body costruita in America. Il ponte è un ponte fisso Tune-o-matic e come da tradizione Gibson abbiamo una coppia di humbucker con i suoi relativi volumi e toni, rispettivamente un volume e un tono per ogni pick-up e per chiudere un selettore a 3 vie, una scala corta e decisamente troppi chili. Il suono di questa chitarra lo conosciamo davvero tutti, è esattamente l'opposto rispetto a quello del mondo Fender, soprattutto per quanto riguarda la Strato. Sulla Les Paul abbiamo un suono che è abbastanza scuro ma mai tagliente, caldo, bello pieno, bello corposo, insomma, bello. E nel corso di questo video ovviamente te lo farò sentire, ma prima parliamo anche di qualche aspetto negativo di questo strumento. Ebbene sì, anche lei ha dei difetti. Quali sono? Sicuramente il peso, è davvero esagerato. Trattandosi di una chitarra di qualche anno fa ancora non avevano le camere tonali e il peso in più del legno si fa sentire, ma non è detto che sia un difetto. Nelle recenti produzioni di Gibson queste camere tonali sono state introdotte appunto per risolvere questa cosa, alleggerire le chitarre per renderle più confortevoli. Questo comporta però togliere del legno dal body della chitarra, è tutto legno in meno che va a vibrare quando suoniamo, suono in meno. Ecco perché tanti che si rivolgono al marchio Gibson cercano chitarre di una certa età. Il secondo punto negativo è sicuramente la paletta. L'inclinazione della paletta rispetto al manico della chitarra è proprio quello che causa quel simpaticissimo sol che si scorda sempre. Anche qua però devo dire che sono stato abbastanza fortunato. Cambiando le corde nel modo giusto ed effettuando la periodica manutenzione dello strumento devo dire che non mi capita mai. Se avete bisogno di un video per capire come cambiare le corde a queste chitarre nel modo migliore ditemelo nei commenti. Ovviamente prima di iniziare qualsiasi sessione di studio o anche solo per suonare a caso con la chitarra accordala, ma credimi lei è sempre pronta. Comunque per scegliere una chitarra così che sia ben riuscita e non una di quelle venute male, un po' di esperienza serve. Tua o di qualcun altro, ma serve. Questa cosa l'ho trattata in questo video parlando di chitarre economiche. Guardalo e se ti è utile iscriviti al canale. E lo so che ti è utile perché le chitarre che costano poco e suonano bene le vogliono tutti. E attiva la campanellina per restare aggiornato su tutte le chitarre che provo. Qui abbiamo una chitarra che è tutto tranne che economica. È un semplice modello standard dei primi anni 90. È uno strumento che negli anni ha acquisito il suo bel valore. Per sentire come suona questo strumento arriva a fine video. Per sentirla suonare senza la mia voce noiosa vai su Instagram nella sezione IGTV. Nella serie dedicata alle No Talking Demo troverai tutto quello che cerchi, solo musica. Ora ti dico tutte le motivazioni che mi hanno portato a sceglierla. Hanno tutte lo stesso valore. Numero 1 è bella. Dai. Guardala, è bellissima. È una delle più belle che io abbia mai visto. Sarà la forma, il colore, non lo so. Ma da quando ho iniziato a suonare, una Les Paul nera, lucida, con il battipenna bianco è sempre stata impiantata nel mio cervello. Poi, vero, il battipenna non tutti lo tengono sulla Les Paul. Io sto con quelli che il battipenna lo tengono. Può anche sembrare una cosa stupida, ma il fattore estetico è molto importante quando scegliamo il nostro nuovo strumento. Cioè, quando andiamo in un negozio ci sono 832 chitarre appese al muro, quale vogliamo provare? Quella che ci piace di più a guardarla. Se una chitarra già mentre la guardiamo non siamo troppo convinti, di sicuro a provarla non cambiamo idea. Numero 2, sicuramente il suono. Il suono di questa chitarra ha influito particolarmente sulla mia scelta ed è qui che ho risolto il mio dubbio: Stratocaster o Les Paul? Ovviamente, come puoi vedere, ho scelto la Stratocaster. Scherzavo ovviamente. Ora ti spiego perché ho scelto lei. Se prendo una Stratocaster sicuramente tutto quello che è nel repertorio Strato Style posso mangiarmelo senza nessun tipo di problema. Ma io che sono metallaro voglio la distorsione. Riesco ad arrivare a una distorsione da metallaro su una Stratocaster anni 60 come piace a me? La risposta è no. Posso avvicinarmi molto, ma un single coil non suonerà mai come un humbucker. Ma non fraintendermi, neanche un humbucker suonerà mai come un single coil. Però fare il percorso inverso è un po' più semplice. Detta facile facile, la Stratocaster è perfetta per tutto quello che sono quel tipo di sonorità e la Les Paul è perfetta per tutte le sonorità che sono opposte a quelle della Stratocaster, ma con un po' di magheggi possiamo tranquillamente arrivare a una soluzione accettabile per tutto il repertorio che è Stratocaster suonato con la Les Paul. Ne hai l'esempio perfetto esattamente qui. In quel video ho cercato di riprodurre il suono di John Mayer con la mia Les Paul e si sa, John uguale Strato. Punto e virgola. Vabbè, guarda il video. Potrei riuscire a fare la stessa cosa, ma al contrario, il suono di Slash suonato con la Strato? Ho forti dubbi. Dubbi che avevo anche quando ho scelto lei. Cade. Pesa tantissimo, ve l'avevo detto.
Motivo numero 3. Non avevo per niente le idee chiare. Come può un ragazzino di 17 anni sapere cosa gli serve per fare della sua passione un lavoro? Non esiste. Ho sempre rincorso il suono di Gibson. Ti ho raccontato la mia esperienza con quella Epiphone. Dopo quel brutto acquisto avevo davvero bisogno di riscattarmi. Mettici anche che per buona parte della mia adolescenza ho suonato soltanto Metallica ed AC/DC. I suoni che cercavo, quelli erano. Vero, per i Metallica potevo optare per una chitarra dai pick-up attivi, ma ti garantisco che anche questi qui non scherzano. E sono quelli originali. Tutta la chitarra è originale. L'unica cosa sostituita sono stati i tasti lo scorso anno, dopo 30 anni. Tra l'altro lavoro eseguito perfettamente dal grande Jacaranda. Se capitate a Milano e avete un problema con la vostra chitarra, andate da lui. Comunque sì, mi mancava tutta quella ricerca del suono strato style, ma la cosa non mi pesava per niente. Col tempo poi sono maturato e ho imparato, un po' per adattarmi, a sfruttare quello che ho al 100% per compensare eventuali mancanze. Come ti ho detto prima, posso tranquillamente suonare tutto il repertorio strato con la mia Les Paul e nessuno si è mai lamentato. Tanti dicono che la Les Paul è una chitarra dal carattere molto forte, poco versatile. Vero, sono d'accordo, ma è anche vero che, fatta la regola, trovato l'inganno. Quando conosci meglio delle tue tasche quello che hai sotto le dita, puoi essere capace di superarne anche i limiti. E non avendo a disposizione tonnellate di strumentazione, questa è la cosa che mi piace fare di più con tutta l'attrezzatura che ho. Quarto motivo, è morbida. Non nel senso che se ti butti non ti fai niente. No, non buttarti perché non è morbido. La scala corta su questo strumento abbassa la tensione che c'è sulle corde. Come ho detto, non avevo l'esperienza giusta al tempo. Mi sono fatto consigliare dal mio insegnante. Ho sempre avuto le mani abbastanza piccole e con poca forza. E quando è stato il momento di approcciarsi a un nuovo strumento, il consiglio è stato quello di optare per una chitarra dalla scala corta. In questo caso la scala da 24 pollici e 3 quarti aiuta a calare un po' la tensione sulle corde. Si tratta di uno strumento veramente morbido. Se non si scelgono corde che sono troppo grosse ma si opta per una scalatura un po' più piccola, lo è ancora di più. Ehi, ecco, un altro pregio della Les Paul è che lei non ti lecca. Numero 5. È il simbolo del rock. La quinta motivazione è sicuramente la più romantica e riesce anche a superare il fatto che questa chitarra sia una delle più belle che io abbia mai visto. C'è una cosa che accomuna tutti i possessori di una Les Paul come si deve. Questa cosa puoi chiederla a tutti e tutti ti risponderanno la stessa cosa. La Les Paul è uno dei più grandi simboli del rock in tutto il mondo, ammettiamolo, anche perché normalmente la vediamo imbracciata a gente tipo Slash, Jimmy Page, nomi di questo calibro. La Les Paul è più di una chitarra. Mi trovo d'accordissimo con quello che ha detto David di Chitarra Facile. Ne ha parlato anche lui in un suo video. Se vuoi sapere perché lui ha una Les Paul, guarda qua. Ogni tanto mi ritrovo a guardarla e penso: wow, è qui con me ed è vero, cioè ce l'ho davvero, è mia. E poi mi viene in mente il giorno in cui la portai a casa. Camminavo dal negozio al parcheggio della macchina e, assurdo, non realizzavo che la Les Paul fosse davvero mia. E questa cosa ha un impatto enorme sul mio modo di suonare. La guardo, mi gaso tantissimo e senza neanche accorgermene sono passate 6 ore a studiare, a suonare, a divertirmi. Da quando l'ho portata a casa, le mie qualità come chitarrista hanno fatto un bel balzo avanti. Letteralmente, la chitarra mi ha spinto a suonare, a migliorare le cose che dovevo migliorare e imparare cose nuove. Insomma, questa chitarra mi ha fatto sentire ancora quella passione, quella che avevo appena iniziato a suonare, quella brama di voler fare le cose subito e farle bene. Ogni volta che ho questo mattone attaccato al collo, la passione prende il sopravvento. E per me, questa caratteristica su una chitarra è forse la più importante. A prescindere dal legno, dai pick-up, dalla tastiera, la chitarra deve trasmettere qualcosa a chi la suona e viceversa. Auguro a tutti voi chitarristi di trovare la chitarra che vi fa scattare questo interruttore. Dopo tutta questa vagonata di motivazioni personali, voglio lasciar parlare un po' lei. Quindi ora vi lascio una carrellata di suoni, tutti fatti con la Les Paul dritta in HX Stomp.
C'è una frase che sento spessissimo quando si parla di Les Paul. Non so se sia vera oppure no, ma mi piace pensare di sì. Non puoi dire di aver suonato del vero rock se non hai mai suonato una Les Paul. Magari può essere esagerata, ma è una chitarra che, nel bene e nel male, ha fatto la storia del nostro strumento. Tanti cercano di imitarla, alcuni sono anche riusciti a migliorarla, ma nessuno, e dico nessuno, è mai riuscito neanche lontanamente ad avvicinarsi a quello che è l'anima di questa chitarra, e che è quello che la rende la chitarra che tutti conosciamo. Può comunque non essere la chitarra adatta a te, ovvio. Tu magari senti tutte queste cose imbracciando una Telecaster o una Stratocaster, ed è giustissimo così. Tutti i chitarristi sono diversi, ma c'è una cosa che ci rende tutti uguali: il portafoglio vuoto. Siamo poveri. La passione per queste 6 o 7 corde, a volte anche di più, è quello che ci fa andare avanti. Sentire la chitarra viva. Se anche tu hai una chitarra che ti fa sentire queste stesse emozioni mentre la suoni, siamo molto simili, quindi iscriviti al canale e attiva la campanellina. Ho in mente di parlare di un sacco di cose che sicuramente ti interessano. Fammi sapere cosa ne pensi delle mie motivazioni e raccontami un po' quali sono state le tue che ti hanno spinto a comprare la tua chitarra numero 1. Fammelo sapere qui sotto nei commenti, oppure se preferisci anche su Instagram. Se mai avessi bisogno di una mano per comprare una chitarra nuova, un pedale oppure una pizza, scrivimi, ti rispondo subito. E noi ci vediamo al prossimo video.